Contraddizioni. Sappiamo tutti cosa vuole dire questo termine, no? Significa accostare qualcosa con un certo significato a qualcosa di completamente opposto. Una contraddizione, un ossimolo, per citare la figura retorica. Ad esempio, una contraddizione è un luogo che al contempo è bellissimo, di una bellezza naturale mozzafiato, eppure rovinato dall'uomo. Rovinato magari non dall'inquinamento, ma da stupide divisioni, da divisioni che portano sofferenza, dolore e morte. Immaginate una città bellissima, una città in cui si respira ancora una vecchia atmosfera, un'atmosfera che riporta a secoli fa. E immaginate che questa città sia divisa in due. Anzi, immaginate che questa città sia collocata all'interno di uno stato che è diviso in due, con una linea tratteggiata sulle mappe che taglia in maniera irregolare eppure geometrica città, strade, quartieri. Una linea che divide nord e sud, una linea che divide uno stato da un altro, una linea all'interno della quale si può morire ancora oggi, una linea che resiste da quasi mezzo secolo. Mentre tutto il mondo ormai ha deciso di abbandonare le divisioni, pensiamo a Berlino che è tornata unita ormai da tanto tempo, pensiamo alla nostra Gorizia che ha abbattuto le frontiere, trasformando Piazza della Transalpina in un simbolo di riappacificazione. Ebbene, in un mondo così c'è ancora spazio, purtroppo, per le barriere che vengono innalzate, dei muri che separano delle comunità che si guardano con sospetto, in cagnesco, che si odiano. E poi c'è spazio per una tragedia che continua ormai da tanto tempo e c'è spazio persino per delle città fantasma. Pensate che tutto ciò sia incredibile, che sia frutto della fantasia, che non sia reale. Ok, allora vi do un consiglio. Prenotate un biglietto aereo e andate in un luogo preciso, nel Mediterraneo orientale, nell'isola di Cipro. Questa è la sua storia contemporanea. Cipro, sappiamo tutti, a livello di mitologia è il luogo di nascita di Afrodite o Venere, la dea dell'amore e della bellezza, che secondo l'iconografia classica sarebbe emersa dal mare di Cipro, mare in cui sarebbe caduto il liquido seminale di Zeus, il padre di tutti gli dei, e da qui, dalla schiuma del mare, sarebbe nata lei, la più bella, la più desiderata di tutte le dee. Quindi Cipro è luogo di bellezza ed è vero, perché ancora oggi se arrivate a Cipro venite colpiti da una bellezza selvaggia. L'aereo che atterra all'aeroporto internazionale di Larnaca sorvola due grandissime saline attraverso cui scorre il nastro d'asfalto dell'autostrada. Ma dall'alto potete addirittura scorgere un mare bello, limpido, pulito e ve ne accorgete perché proprio dall'aereo, dall'alto, scorgete nel porto di Larnaca il relitto affondato di un mercantile che risale alla seconda guerra mondiale. Il mare è così bello, così pulito che potete davvero guardarvi dentro. Eppure Cipro dal 1974 è anche un campo di battaglia militare, ma anche politico. Ed è un terreno di scontro in cui due comunità, la comunità greca, che è erede del vecchio impero bizantino e che aveva conosciuto anche la dominazione veneziana, è separata dalla comunità turca, quella che è giunta sull'isola dopo l'invasione ottomana e che si è rafforzata negli ultimi decenni con una seconda migrazione dall'Anatolia. È una terra bella e tragica, Cipro. Una terra che spesso viene dimenticata, che balza agli onori delle cronache come avvenuto 14 anni fa, durante una delle prime crisi economiche di questo ultimo periodo, quando grande gioco della finanza internazionale colpì proprio quell'isola in cui i russi sono diventati per un certo periodo dei secondi padroni, o addirittura dei primi padroni occulti, capaci di imporre la legge del mattone e così la legge del più forte sul mercato locale, fino a essere costretti a battere parzialmente in ritirata dopo uno scontro non ufficiale con l'Unione Europea per questioni prettamente monetarie. Ma questa è un'altra storia. Concentriamoci sul fatto che Cipro ancora oggi è una terra divisa e ce ne accorgiamo da vari aspetti. Il primo, si atterra a Larnaca, che però fino a mezzo secolo fa non era l'aeroporto principale. Esisteva l'aeroporto di Nicosia, è chiuso da quasi 50 anni. Esiste ancora il terminal, esistono ancora le piste. Il terminal è abbandonato, oggi
è quasi un rifugio per volatili. Le piste sono bombardate, sono piene di crateri. Restano lì gli scheletri di un paio di aerei civili che erano parcheggiati sulla pista e che non potranno più rialzarsi in volo. E poi ce ne accorgiamo perché con quell'autostrada che da Larnaca porta proprio verso Nicosia, a un certo punto scorgiamo le montagne del Pentadattilo, la catena montuosa che scorre all'interno dell'isola, e su quelle montagne si vedono delle forme, si vede un'enorme bandiera artificiale che riproduce i colori della Turchia e che di notte si illumina, quasi una sfida nei confronti dei greci che abitano a sud. E poi c'è Nicosia, la capitale. Provate a passeggiare per Nicosia, vi renderete conto dei muri, delle barriere che ce ne esistono ancora oggi. E non mi riferisco alle mura veneziane, che sono vestigia di una delle tante dominazioni che Cipro ha avuto. Cipro ha avuto dominazioni di carattere miceneo, anatolico, greco, romano, templare, ai tempi delle crociate, veneziano, ottomano e infine inglese. No, quelle mura, quelle barriere, sono fatte di filo spinato, di cavalli di Frisia, di checkpoint, di terre di nessuno, dove è meglio non avventurarsi, perché le mine anti-uomo, anti-carro e i cecchini sono all'ordine del giorno. C'è questa linea, una linea chiamata Green Line, la linea verde, ma anche linea Attila, che è la parola turca che significa Attila, una linea in cui non cresce nulla, semmai tutto muore. Ed è una linea che, secondo la dottrina turca, genera il Taksim, la separazione, la spartizione di qua i greci, di là i turchi. Ma Cipro non è sempre stata così. Torniamo indietro di 70 anni, torniamo indietro al secondo dopoguerra, quando l'isola è autonoma, ma ancora un protettorato britannico. A Cipro ancora oggi c'è l'usanza del tè, ma non solo. La bevanda nazionale è molto buona, il caffè frappè, ve la consiglio, bevetela. A Cipro poi ci sono le villette coloniali inglesi, anche queste sono un lascito, ma ci sono le chiese ortodosse, che sono chiaramente retaggio greco. C'è qualche chiesa romana, latina, come dicono i greci, cioè cattolica. Ogni tanto c'è qualche moschea. Al sud sono poche, molto di più al nord, dove invece le chiese sono sostanzialmente sparite, alcune demolite, altre convertite ad altro ruolo. Cipro ancora oggi è una terra così bella eppure così fragile. Ma come detto, torniamo agli anni 50 e agli anni 60. Cipro sta faticosamente in quel periodo, chiedendo l'indipendenza dalla Gran Bretagna. Gli anni 50 sono gli anni dell'inizio della decolonizzazione, la decolonizzazione che inizia in realtà già prima, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con l'indipendenza dell'India e del Pakistan. C'è chi dice addirittura prima, perché pensiamo alla formale ma non riconosciuta indipendenza del Libano e della Siria dalla Francia di Vichy, proprio durante il conflitto, oppure del tentativo dell'Indocina di diventare indipendente quando la Seconda Guerra Mondiale ancora non è del tutto finita. Ma prendiamo per buono l'esempio indiano. Negli anni 50 gli imperi coloniali, cioè quello francese e quello inglese, collassano. Una dopo l'altra le varie nazioni reclamano l'indipendenza. Molte sono indipendenze concordate, pacifiche. Qualcuna è tumultuosa, pensiamo all'Algeria. Cipro ha una via di mezzo, la società civile reclama l'indipendenza, ma c'è qualcuno che non è d'accordo. I britannici non sono così convinti di lasciare l'isola proprio a causa di quelle due comunità in potenziale conflitto, i greci che sono maggioranza numerica e i turchi che hanno il timore di venire soverchiati proprio dai greci. Alla fine l'indipendenza arriva nel 1960, al termine di una stagione difficile, una stagione di terrorismo, una stagione in cui i greci da una parte, i turchi dall'altra si confrontano con formazioni irregolari e a volte prendono di mira anche gli inglesi. Inglesi che nel 60 decidono di non proseguire oltre, lasciano volentieri l'isola e la lasciano in mano a un religioso, l'arcivescovo, l'etnarca Macario, un uomo che è apprezzato, molto apprezzato dai greci e che è rispettato anche dai turchi. È un religioso sì, ma parla in maniera calma, tranquilla, cerca di infondere fiducia ai suoi compatrioti. Inizialmente Makarios pare un sostenitore di una teoria, quella dell'enosis, cioè della riunione storica di Cipro con la madrepatria Grecia. D'altronde i greci di Cipro si sentono greci. Molti ciprioti hanno la doppia cittadinanza greca. È come parlare di due popoli, ma che in realtà sono un popolo solo, diviso in due nazioni. Ed è proprio questo il nocciolo della questione, perché non c'è solo Makarios a dominare la scena. C'è anche un uomo che non è un religioso
e che più di un politico è un militare. Si chiama Georgios Grivas. È stato un protagonista della lotta partigiana contro i tedeschi, ma ha anche un lato, diremmo, oscuro Grivas. È anticomunista e nel dicembre del 1944 si è posto a capo di un'operazione clandestina, l'organizzazione X, che appena partiti i tedeschi ha dichiarato guerra al partito comunista greco. Sarà una sorta di antipasto di quella che sarà la guerra civile greca, una guerra civile dominata dalle logiche di Yalta, dalla separazione dell'Europa, di nuovo quella parola, la separazione, l'innalzare muri, la cortina di ferro. Una guerra civile il cui esito è scritto perché l'Unione Sovietica, per accordi stipulati a Yalta con Churchill, non può intervenire in Grecia. La Grecia è nella sfera di influenza occidentale, cioè degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. Sono proprio Stati Uniti e Gran Bretagna a favorire la vittoria del fronte conservatore in Grecia, vittoria anche militare, con gli ultimi comunisti che attraversano la frontiera con la Jugoslavia portando con loro tanti bambini, di una sorta di sparizione di massa di interi nuclei familiari. Ma questa è un'altra storia. Georgios Grivas, quest'uomo che era stato partigiano, ma era stato anche massacratore del proprio popolo, sbarca nel novembre del 1954 a Cipro con una missione, quella di combattere i turchi e gli inglesi. Tant'è vero che fonda l'EOKA, una organizzazione terroristica. EOKA sta per Ethnikis Organosis Kuprion Agoniston, cioè Fronte Nazionale per la lotta. È una formazione terroristica, l'EOKA. Lo abbiamo detto, il suo scopo è spargere il terrore e costringere i turchi a rintanarsi nei loro villaggi e i greci a diventare sempre più forti per cacciare gli inglesi. Il compito di Grivas inizialmente è appoggiato da praticamente tutti i greci sull'isola. Per 5 anni, fino al 1959, Grivas e i suoi combattono, a volte tendendo imboscate, altre volte col tritolo, finché, come detto, nel 1960 si aggiunge a un accordo. Gli inglesi se ne vanno, nasce la Repubblica Indipendente di Cipro con Makarios come presidente. Ed è qui che si consuma lo strappo insanabile tra Makarios e Grivas, perché Makarios non ha più bisogno di quegli uomini dai modi spicci, di quei paramilitari che vorrebbero risolvere qualunque questione col mitra o col tritolo. Makarios vuole essere un uomo di pace e soprattutto un uomo che riesce a riportare armonia anche tra i turchi. Tant'è vero che Grivas è costretto quasi a tornare ad Atene, dove comunque lo accolgono bene. I greci di Grecia lo vedono come un eroe nazionale, un eroe per l'indipendenza, qualcuno che ha cercato di dare una svolta a favore della causa ellenica. Tant'è vero che Grivas al suo ritorno scopre di essere stato promosso generale di brigata nell'esercito nazionale greco e destinato all'Accademia Militare, all'addestramento degli ufficiali. Ma la pace a Cipro dura molto poco, 4 anni. 4 anni, dopo di cui si vede il ritorno di Grivas a Nicosia, stavolta con un incarico ufficiale, quello di comandante della Guardia Nazionale che raggruppa al suo interno tutte le forze armate cipriote e che vede una forte presenza di ex delle OCA. Quindi c'è un germe malato nella Guardia Nazionale cipriota. Germe malato che si vedrà dopo un po' di tempo, anche perché nel frattempo il fatto che Grivas esageri abbastanza nei suoi ruoli da comandante in capo della Guardia Nazionale, riscuote l'interesse della Turchia, del governo di Ankara che minaccia di intervenire. D'altronde, alla base dell'accordo di indipendenza di Cipro c'è un protocollo che stabilisce come la Turchia abbia facoltà di intervenire militarmente qualora l'integrità della comunità turca sull'isola venisse messa in pericolo. Quel codicillo sarà la base di un'autentica tragedia nazionale. Ma nel 64 è ancora presto. Quello che è certo è che i turchi fanno pressioni e dopo un po' Grivas deve tornarsene ad Atene. Resterà lì ancora qualche anno, fino al 71, quando tornerà un'altra volta fondando l'EOKA B, cioè l'EOKA seconda. Lo dice lui stesso, lo faccio per finire il lavoro. Non abbiamo concluso tutto cacciando gli inglesi. Bisogna cacciare anche i turchi, dice Grivas alle riunioni clandestine della nuova organizzazione terroristica. Organizzazione che viene disconosciuta da Makarios, lanciando una sorta di piccola guerra civile nella comunità greca. Makarios assolutamente non ne vuole sapere di lasciare strada libera a Grivas e ai suoi esaltati, che continuano a reclamare l'enosis. Anche perché in Grecia nel frattempo è cambiato qualcosa. Da qualche anno al potere sono saliti i famosi colonnelli, che hanno sfruttato la debolezza del re per soffocare la democrazia e instaurare una vera e propria dittatura. Dopo un po' anche sbarazzandosi del monarca. Makarios non vuole che Cipro diventi un nuovo campo di battaglia, non vuole che Cipro diventi una dittatura. Lo stesso Makarios autorizza una caccia spietata all'uomo contro Georgios Grivas, che fuggendo da un
rifugio all'altro, morirà di infarto a 75 anni. Da quel momento in avanti però non è che si raggiunga una vera e propria pace. Non si raggiunge una pace perché chi stava con Grivas, gli uomini di EOKB e gli uomini che erano prima in EOKA e ora nella Guardia Nazionale continuano a voler portare avanti il sogno dell'Enosis, anche a costo di disconoscere Macario e, perché no, di attentare alla sua vita. Ed è quello che avviene, perché il 15 luglio del 1974 l'EOKB mette in atto un tentativo di colpo di Stato, appoggiato dai colonnelli greci. Il colpo di Stato ha un piano molto semplice. Quella mattina l'EOKB e i membri rivoltosi della Guardia Nazionale devono assaltare il palazzo presidenziale e uccidere Makarios. Dopodiché dovranno dichiarare la legge marziale e chiedere l'intervento della Grecia. Il piano però non va come previsto, perché Makarios si salva per un soffio dalle pallottole di chi dovrebbe proteggerlo. La sua guardia personale gli resta fedele e lo porta in una delle due basi britanniche sull'isola. Da lì Makarios vola a Malta e poi a Londra, denunciando il colpo di Stato e chiamando i ciprioti alla resistenza passiva, a una resistenza non violenta contro i violenti. Funziona l'appello di Makarios, ma c'è un problema, perché i turchi non aspettavano altro per intervenire. Hanno finalmente il casus belli. In forza del trattato di Zurigo che regola l'indipendenza di Cipro, il governo di Ankara dispone una prima invasione. Il mattino del 20 luglio del 1974 l'esercito turco sbarca nel nord di Cipro, a Kyrenia, stabilendo una testa di ponte con un paio di brigate meccanizzate sul posto. Lì accorre la Guardia Nazionale, accorrono anche i militi delle OKB, si scatena una battaglia che si protrae per qualche giorno. Nel frattempo i turchi lanciano anche dei paracadutisti che atterrano nei sobborghi di Nicosia e dell'aeroporto, mettendolo fuori uso, per cercare di fermare tutto quello che sta avvenendo. E per evitare una vera e propria tragedia, la Gran Bretagna chiede l'intervento dell'ONU, mentre quello che risulta un vero e proprio fiasco, quello di Cipro, costa la poltrona al generale Ioannides, il capo della giunta militare dei colonnelli, che crolla nel giro di appena 24 ore dallo sbarco dei turchi a Cipro. È incredibile come un effetto violento dovuto a un tentativo di colpo di Stato porti a una restaurazione della democrazia ad Atene. Sono gli effetti farfalla della teoria del caos della politica e della politica militare. Ma torniamo a Cipro. La situazione non è semplice anche nel quadro internazionale, perché tanto Grecia quanto Turchia sono membri della NATO e in quel momento il vicepresidente degli Stati Uniti d'America è un statunitense di origine greca, Spiro Agnew, tra l'altro fedelissimo di Richard Nixon, Tricky Dicky. Spiro Agnew vorrebbe sponsorizzare la causa dei rivoltosi greci, a cominciare dal loro capo, Nikos Sampson, che però dopo un po' viene messo da parte. Il 25 luglio iniziano le trattative di pace, ma si capisce subito che non si andrà molto lontano, perché i turchi non intendono rinunciare alla testa di ponte e non intendono rinunciare al loro ruolo di nume tutelare della comunità locale, e la Guardia Nazionale Cipriota non intende mantenere i turchi sull'isola. È uno stallo che dura 2 settimane. È uno stallo in cui però i turchi giocano una carta pesante, perché hanno già in mente di portare avanti una seconda fase della loro iniziativa militare, una fase chiamata Attila, un piano di intervento su larga scala. Quando arriva all'incaricato dell'arcivescovo Makarios di nome Clerides una proposta di piano di pace da parte dei turchi che prevede la netta separazione dell'isola, Clerides chiede 48 ore di tempo per sottoporre la proposta allo stesso Makarios. C'è da dire però che i turchi non si fanno nessuno scrupolo. Hanno pronto il piano Attila e non solo, hanno anche pronto un piano di intervento per beffare tanto gli americani quanto gli inglesi e i greci. Lo sa benissimo il loro incaricato d'affari, Turan Güneş, che il 14 agosto, l'ultimo giorno delle trattative, mentre Clerides richiede una deroga, dice che non c'è abbastanza tempo, che ha bisogno di coinvolgere anche la Grecia nell'accordo, ebbene Güneş riceve una telefonata che arriva dal governo ad Ankara. Gli chiedono: allora, hai delle novità? E Güneş pronuncia 3 parole in turco, concordate prima per evitare intercettazioni. Dice Aishe tatile çıksın, vuol dire Aishe dovrebbe andare in vacanza. Una frase che sembra non dire nulla, in realtà è una frase concordata, è la frase in codice per dare il via ad Attila. Dall'altra parte del ricevitore c'è il primo ministro, Bülent Ecevit, che ha capito tutto, mette giù la cornetta e attiva il piano Attila. Un piano che prevede l'intervento nel giro di appena 2 ore di 3 brigate meccanizzate che sbarcano nel nord di Cipro e puntano verso il cuore, verso la capitale. Da quel momento in avanti
è guerra aperta. Ma fermiamoci qui un attimo. Cipro, come abbiamo detto, è un'isola di grande bellezza ed è proprio questa grande bellezza che ha sempre attirato tanti turisti. Turisti non solo dalla Grecia o dalla Turchia, turisti da tutto il Mediterraneo, addirittura dall'America, dagli Stati Uniti. C'è una località che si chiama Varosia, è un sobborgo, il sobborgo ricco di Famagosta, nel nord dell'isola. La chiamano la Rimini del Mediterraneo orientale. È facile capire il perché. La spiaggia è bellissima ed è una spiaggia per VIP, con gli hotel a 5 stelle a grattacielo che si affacciano proprio sull'arenile. E quella spiaggia è frequentata da tennisti famosi, da grandi ricconi, addirittura da stelle di Hollywood, Richard Burton, Elizabeth Taylor. La Taylor è ospite fissa del The Argo Hotel. Poi c'è il King George, il Florida. Ci sono le scene che siamo abituati a vedere nei film americani di quel periodo, cioè con camerieri in livrea che servono i cocktail nelle terrazze fronte mare. Scene bellissime, scene di vacanza. Sono tutti lì a rilassarsi. Anche il 14 di agosto del 74. Del 1974 la paura si impadronisce di Varosia. La paura si impadronisce perché si viene a sapere che ci sono ben 200.000 soldati turchi in assetto di combattimento, con mezzi corazzati, artiglieria pesante e il supporto degli elicotteri pronti ad attaccare Famagosta. Peggio ancora, si viene a sapere che a tutti questi turchi è stato dato l'ordine di non fare prigionieri e che dal sud stanno risalendo le unità della Guardia Nazionale per dare battaglia. Insomma, ci sarà un massacro. Alle 3 del pomeriggio, quando i turchi sono soli a 5 chilometri di distanza, è il panico. Tutti gli ospiti, dal più famoso al più sconosciuto, scappano. Scappano senza fare le valigie. Scappano come possono, rivestendosi alla belle e meglio oppure addirittura solo con il costume da bagno e una maglietta addosso. Scappano perché hanno paura di venire uccisi nella battaglia imminente per le strade di Famagosta e di Varosia. Scappano e cercano rifugio in una delle 2 basi britanniche sull'isola, a Dekelia, che dista qualche chilometro di distanza. Sono sicuri i turisti che i turchi non oseranno mai mettere piede in una base britannica, perché altrimenti vorrebbe dire coinvolgere gli inglesi. Hanno ragione. E hanno ragione anche a temere i turchi, perché effettivamente nel giro di 24 ore c'è una battaglia a Famagosta, una battaglia che coinvolge interi quartieri e che si risolve con uno stallo che viene dominato dall'ONU, che invia i caschi blu per separare i contendenti, come se fosse un match di box. Interviene l'arbitro, basta scambiarsi colpi, fermi tutti. Da quel momento in avanti prevale la linea della separazione, la linea verde, la Green Line, che viene presidiata dai caschi blu. Ancora oggi, perché se oggi fate un giro per Nicosia, li incontrate i caschi blu, magari non hanno l'elmetto ma hanno il basco, ma li trovate in pattuglia. Se entrate a Porta Paphos, vedrete il vecchio bunker della Guardia Nazionale con i sacchi di sabbia che non sono stati mai spostati, con i segni dei proiettili, delle schegge che hanno martoriato le mura, il cartello del checkpoint delle truppe ONU che ancora oggi sembra il perfetto bersaglio del cecchino. Trovate tutto questo ancora oggi. E so che magari qualcuno di voi vorrebbe andarci a Varosia per capire che fine ha fatto. La Rimini del Mediterraneo orientale, quel posto che sembrava un paradiso e che è diventato, no, non un inferno, è diventato un luogo abbandonato, città fantasma, come Pripyat, città vicino a Chernobyl, lasciata a se stessa, con gli agenti atmosferici che influiscono sulle infrastrutture, i negozi abbandonati, in parte saccheggiati, la concessionaria della Toyota in cui chi si vuole avventurare trova i vecchi modelli degli anni 70 lasciata lì ad arrugginire. Varosia oggi è off limits ufficialmente. È stata chiusa dal filo spinato turco, in certi punti anche minata, per cui è un rischio avventurarsi. I turchi usano Varosia come moneta di scambio. Viene sfruttata quella cittadina, quel sobborgo di Famagosta, come una moneta da spendere al tavolo da gioco delle trattative che però non portano a niente, perché anche il tentativo ormai quasi 20 anni fa di riunificare l'isola è andato perso. Non è andato a buon fine. Ancora oggi Cipro è divisa. Il sud greco, in cui si parla greco, si parla anche inglese, che è entrato nella UE e che si pone come un esempio di democrazia compiuta. E il nord, dominato dai turchi, con una fittizia repubblica autonoma, la Repubblica di Cipro Nord, che è riconosciuta in ambito internazionale solo dalla Turchia, un paese esistente, un paese fantasma, Cipro Nord, che si regge sui contadini dell'Anatolia che sono stati forzati a migrare nell'isola, con un'economia che è sostenuta da Ankara, altrimenti crollerebbe su se stessa. Uno stato fantoccio, diremmo oggi. E in tutto questo resta l'amarezza di chi quasi un mezzo secolo fa ha perso casa,
perso gli amici, perso i conoscenti, si è dovuto spostare da nord a sud e da sud a nord, in migrazioni opposte. E poi c'è Varosia, quel paradiso che oggi è una terra desolata, richiusa al filo spinato, minata, ma in cui la natura ha deciso di prendersi una piccola rivincita sulla stupidaggine, lo possiamo dire, dell'uomo. Perché la spiaggia, quella spiaggia dove c'erano Richard Burton, Elizabeth Taylor, le stelle di Hollywood, i tennisti, gli sportivi, i ricconi, oggi quella spiaggia è diventata una nursery per le tartarughe marine che hanno trovato l'habitat ideale dove deporre le uova e riprodurre la loro specie in pericolo. Forse alle volte dovremmo pensare, noi esseri umani, alla natura, che trova sempre una soluzione, anzi, a volte si dimostra molto più intelligente di quella che dovrebbe essere la razza dominante, la razza umana.